Questa non è la nostra abitazione, ma era la casa di Lady Florence Trevelyan, britannica, e questo è uno dei litorali di Taormina unito alla spiaggia pubblica di Mazzarò. Questa qua in fondo. Ora però ci spostiamo da Taormina Bassa al centro di Taormina, saliamo con la funivia. Abbiamo pagato 2 biglietti andata e ritorno in funivia per qualsiasi fascia d'orario, 10 euro a testa, 20 totale. C'è la fila per salire. Il cannolo. Il cannolo sullo stomaco. È andata, eh? È andata. Mettiamo al sicuro i biglietti, non sono proprio economici. Ora direzione Teatro Antico. Dopo 10 euro di funivia e 13,50 euro di ingresso andiamo a raccontarvi questo posto. C'è poco da presentarvelo, è il teatro greco-romano di Taormina, che non è il più grande di tutta la Sicilia, perché il più grande è quello di Siracusa, ma sicuramente è quello che occupa la posizione più suggestiva. Oggi purtroppo non si vede per via della foschia e delle nuvole, annuncia la sua presenza solo con un tubo di fumo, l'Etna. Il teatro ha un diametro di 109 metri per un'altezza di 20 metri e fu costruito per la pianta originaria nel III secolo a.C. Camminando dal teatro antico per circa 3 minuti ci si ritrova al Palazzo Corbaia, che fu proprio costruito nel 400 per le riunioni del Parlamento siciliano. Vi abbiamo mostrato all'inizio del video Isola Bella, laddove Lady Florence Trevelyan aveva acquistato l'isola, che è una propagine della terra sul mare, perché è collegata da un pezzettino di terra che si copre, viene sommersa dal mare in base alle alte e basse maree. Adesso siamo nella villa comunale, laddove lei aveva costruito la sua residenza e aveva abbellito di giardini con delle piante, anche qua estremamente ricercate, che dal 1922 è diventato di proprietà comunale. Ma chi era Lady Florence? Figlia della dama di corte e cugina della regina Vittoria, che a fine 800, inizio 900 decise di venire a vivere trasferendosi definitivamente qui a Taormina. Brevi cenni storici su Taormina. I greci arrivarono intorno al 700 a.C. e fondarono Naxos, l'odierna Giardini Naxos, di fatto sancendo la prima colonia greca in Sicilia. Ci fu il dominio dei tiranni di Siracusa fino a quando nel 200 a.C. non diventò una provincia romana. Gli arabi vennero sconfitti intorno all'anno 1000 e la storia di Taormina seguì quella del Regno di Sicilia. Facciamo un giro panoramico sui giardini di Taormina, curatissimi. L'ingresso al Parco Trevelyan o Villa Comunale è gratuito. Io direi di andare a mangiare qua. Che dite? Andiamo a mangiare qua? Io sono sempre d'accordo. È scesa la notte, purtroppo il tramonto non è stato dei migliori perché il cielo è ancora un po' coperto, ma siamo sul punto che desideravamo di più vedere di tutta Taormina, e cioè in piazza 9 aprile con la chiesa di San Giuseppe da un lato, il Belvedere dall'altro, il pavimento chiaro e nero è il punto proprio più suggestivo di tutta la città, secondo noi. Chiudiamo con la ciliegina sulla torta, più che ciliegina è una granita, e ci andiamo a gustare al Bam Bar. I gusti sono mandorla e pistacchio. Assaggerei io, ma lo so che non vi do soddisfazione. Ci vuole il maiale della situazione. Si sente che Bronte è vicina. La granita, la mandorla che è sotto, che vi mostreremo poi, è una delle più tradizionali in generale. Il sapore della mandorla è fortissimo. Se amate le mandorle, qua siamo al top. Number one. Piccolo consiglio, la granita e la mandorla
è la numero 1. Anche il pistacchio, ma già l'aggiunta di latte, quindi rimane un po' più come il gelato. Doppio cucchiaino, doppia libidine. Fatti dare un mestolo. Ecco. Come per magia, è la fine del mondo. Comunque noi che condividiamo tutto, 4,50 € per questo barattolino, che poi tanto piccolo non era. Per niente, considerando che era doppio gusto, una granita normale, una con l'aggiunta di latte, non ci è sembrato un prezzo esagerato. Aperitivo fatto. Alla salute. Fai vedere le prove. C'è rimasto il secchiello. Andiamo al mare. È ora di scendere. Torniamo con la funivia. Brevi cenni storici su Taormina. I greci. Questa è la verità, questa è la verità. Dai, che hanno fatto i greci? Hanno fondato un Axon. Come al solito veloce tour della nostra camera a Taormina. Qua è dove abbiamo fatto colazione e questa è la bellissima scalinata che ci porta al parcheggio della moto. Cancello che ovviamente viene chiuso la notte e la sorella della Tenerona si trova qua all'ombra, bella coperta, con sullo sfondo vista difficile da commentare, Lido di Mazzarò, di fianco all'Isola Bella che si trova là in fondo. È il 26 di ottobre e fa un caldo tremendo. Ci hanno detto che anche a casa nostra è molto caldo, quindi tutta l'Italia, forse tranne le estremità nord. Però intanto godiamo e noi prendiamo quello che c'è da prendere. Aspettate che vi faccio vedere una bella cosa. Nonostante il telo ci sono le impronte di un gatto, ma soprattutto il gatto ci ha fatto questa sorpresa. Odio queste cose. La porterei subito al lavaggio. E amo gli animali, però quando fanno queste cose un po' li odio. E ora il più malizioso di voi avrà pensato: il gatto ha scelto questa moto non a caso, ma perché è un... Scrivetelo nei commenti. Siate buoni. E comunque è successo anche sulla Tenerona, vero? No, lei mai. Sto scherzando. Altro che, ne ha passate tantissime. Anche con i perri sudamericani. Ora però vediamo se è proprio un oppure parte. Almeno è partita. Il mare oggi è nettamente una tavola. Come prima tappa saliremo leggermente di quota per raggiungere Castelmola. Paesino arroccato conosciutissimo per il famoso bar Torrisi, dove ci sono molte strutture falliche, diciamo così, ma Sara da dietro dice che non ci interessa, quindi noi lo attraverseremo solo per ammirare il panorama che dall'alto dovrebbe essere bellissimo. Siamo nel parco fluviale dell'Alcantara, il fiume che divide le due province di Messina e Catania, famoso anche perché ci sono delle formazioni, le gole dell'Alcantara, che sarebbero una meta da vedere perché molto suggestiva. Quello che invece faremo oggi è un giro super interessante. Dovremmo girare intorno al gigante che non ne vuole sapere di calmarsi. Quelle che vediamo sono le pareti del Monte Tauro, che è la terrazza sulla quale si affaccia praticamente la città di Taormina. Stiamo passando sotto alla funivia che ieri ci ha portato nella Taormina Alta. Questo è l'ingresso alla città, che è chiaramente isola pedonale. Eccolo l'Etna, oggi finalmente lo vediamo. Il gigante che non ne vuole sapere di calmarsi e che è sempre sovrastato da questo fumo. Questa zona, già lontana dai lussi della Taormina che conosciamo, acquista quel lato interessante, tutto da scoprire. Siamo a Castelmola. Il navigatore mi dice 37 km, 1 ora e 15 minuti, quindi prevedo molti tornanti. Già partiamo bene qua. L'impressione è quella proprio del passo che ci ha fatto un po' più paura. Questi sono quei passi che con la moto carica ti mettono alla prova anche la moto, non solo il pilota. Vediamo se rimane sempre così stretta. Praticamente siamo sul ripetitore, quindi qui il telefono dovrebbe prendere. Allora, qui c'è una strada che dovrebbe andare giù e invece no. È chiusa. Ah no, va su. Tu sei sicuro che è questa, amore? Allora, seguiamo le indicazioni di Google, vediamo se questa strada non si trasforma in un sentiero.
Sembra comunque ancora strada pubblica, mamma mia. Ragazzi, ma... Vi assicuro che è ripida. Dio. Ma fra... Allora, ci proviamo, vai, vai. Peso in avanti, pendenza del 45.000%. Ma la strada tra l'altro fatta in questa maniera è incredibile. Se viene giù una macchina siamo fottuti. Dai, 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 dai. Io direi che non è il massimo da fare, sono sincera. Andiamo a vedere dove porta, dai. Dai, dai, che più si sale, più il panorama dovrebbe essere bello. Poco percorribile, però. Già che c'è qualcuno a piedi, niente non è. Vediamo se diventa anche sterrata, ce la vediamo brutta, facciamo scendere Sara. È sempre la soluzione migliore quella di far scendere il passeggero. È uno spettacolo da qui, bisogna ammetterlo. Io non posso guardare di sotto. No, non ci guardare, che per quanto ti riguarda non è una buona idea. Allora, secondo me qualcosa non quadra. dai. Però veramente secondo me non è questa la strada che ti aveva detto. Cioè era comunque da arrivare da Taormina. Vediamo. Diventa sempre più stretta. Sì, diventa una mulattiera bruttissima, tra l'altro. Ma sei ancora asfaltata. Cioè, qui c'è anche una casa. Sì, un tempo forse. Mamma mia, ragazzi, io non posso guardare di sotto. Capite come sto messa? Soffre anche di vertigini, però bisogna andare avanti. Peso all'anteriore. Accertiamoci che sia ancora percorribile, perché per me in moto non lo è. La vedo molto tortuosa. Facciamo un altro pezzettino e vediamo, dai. È una strada che secondo me è esclusivamente da percorrere a piedi. Non voglio pensare poi farla a ritroso. Dai, solo 29 km. Io penso che qua, se andremo avanti, ci vogliono 3 ore, non un'ora. Forse siamo sul punto più alto e si decide a girare. Vediamo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Spettacolo proprio, qui bisognerebbe fare una foto. Vedo se riesco a girare qua sopra, perché con la moto carica veramente faccio fatica. Non so neanche se sia percorribile questa strada, però è asfaltata. Vabbè che è mezza corsia, devo trovare il punto per girare. Allora, qua possiamo girare. Cioè, quasi pauroso, veramente. Mamma mia, ragazzi. Ma che posti ci sono? Teniamo la destra. E non guardare di sotto. Qui bisognerebbe far volare il drone, però con i ripetitori penso che ci possono essere problemi di interferenze, poi non la vedo molto sicura la cosa. C'è un profumo intenso di finocchio selvatico, infatti si vedono le piante. Laggiù l'Etna. Tu intanto riprendi, io guardo la strada, poi le immagini le vedo dalla camera insieme a voi. Sì, che è meglio, perché rischiamo di non venirne fuori. Se Francesco dovesse guardare di sotto. Se state da queste parti, ovviamente andate scarichi e da soli, considerate sempre che un po' mi aiuta all'altezza, ma sono comunque 480 kg penso da tenere, quindi meglio non esagerare, per quanto queste cose mi piacciono tantissimo. Questa è altro che la strada della morte in Bolivia. Però se passate da queste parti fatela, poi la condividete e così la vediamo tutti. C'è un po' di brecciolino, il Gavi a confronto è una passeggiata di salute. Sai che dalla camera sicuramente non si percepisce, ma le pendenze, soprattutto nel primo tratto, sono abbastanza importanti. E qui ho visto una cosa, ho visto che la prima della GS, se fosse leggermente più corta, io la preferirei. La sesta leggermente più lunga. Non voglio insegnare nulla a nessuno, però per l'utilizzo perlomeno che ne facciamo noi, secondo me sono modifiche da apportare.
Speriamo di non bucare. No, ci mancherebbe quello, guarda. Queste curve a 360 gradi, oh, mamma mia, qua questa è la parte quella un po' più, qui è abbastanza ripido. Con la macchina praticamente penso con una Panda 4x4 si riesce a fare quella curva là. È abbastanza ripido, ma comunque c'è una protezione, non precipiti di 400 metri sopra, sì. Dai, guardate che curva, ma bisogna riconoscere che è abbastanza agile la moto. Comunque abbiamo capito che dovrebbe essere un sentiero da fare a piedi. Non era la strada che qualcuno ci aveva consigliato, assolutamente. È la strada che Francesco ha pensato di percorrere. Guarda la capretta. Cerchiamo di prendere la strada leggermente più veloce, anche perché oggi abbiamo circa 6 ore di moto. Forse c'è un raduno delle vecchie Alfa Romeo. Eccole altre. No, questa è una Fiat 128, bella questa, bellissime. Comunque dai, oggi abbiamo un po' testato anche la sorella della Tenerona, quindi la sorellona si è dimostrata interessante, mettiamola in questa maniera, perché nonostante il peso, nonostante le stradine strette, la pendenza, abbastanza agile. Ho un po' anche lavorato sulla frizione, sembra che la frizione non si sia per nulla alleggerita, o perlomeno non ha preso quell'effetto spugnoso, quindi approvata. Francesco parlava del contesto interessante nel quale sfrecciare a bordo di auto d'epoca, che siano Alfa Romeo, che siano Fiat. Ma quando in realtà è successo questo? Da quando Taormina è entrata proprio nel giro del turismo, del gran turismo, grazie al Grand Tour, una pratica che si diffuse nel 700 e nell'800 nell'aristocrazia europea, in un primo momento tra i giovani, poi si allargò anche alle donne, e che prevedeva un viaggio che di solito aveva inizio in una città e fine nella stessa città, non aveva un tempo preciso di durata, era finalizzato ad innalzare la propria cultura a livello economico, sociale, artistico. Le mete centrali erano la Francia e soprattutto l'Italia. L'Italia era ovviamente scelta per la sua cultura, per la Roma antica, e perché anche era stata colonia della Grecia, e anche perché comprendeva vari vulcani e varie bellezze naturali, tutte da studiare. Il termine turismo deriva proprio da Grand Tour, quindi il turista compie quello che si è compiuto durante il Grand Tour, e in questo viaggio anche noi sembriamo compiere il Grand Tour, seppur non aristocratici, seppur non culturalmente così elevati. Oltre alla visita alle città più blasonate come Venezia, Roma, Firenze, il Grand Tour prevedeva in particolare la visita alla città di Napoli e ai Campi Flegrei, per poi approdare proprio qui a Taormina per studiare e per ammirare l'Etna. Quindi siamo scesi da dove eravamo partiti, ora ripassiamo davanti alla nostra struttura e direzione Lingua Glossa. Da quel poco che ho capito, qua è un po' come il Sud America, praticamente le strade non ne sono tantissime e da valutare bene quella da fare. Già questa mattina con un'ora abbiamo fatto 2 milioni di curve. La nostra struttura si trova proprio su questa curva, Taormina Garden Hotel, dove c'è quella catena bianca e rossa, era il nostro parcheggio. Taormina diventò estremamente turistica e anche molto trasgressiva. Qua c'è un ottimo mini market dove fanno dei panini strepitosi, mentre qua nella piazza trovate la funivia per andare a Taormina. Lo scrittore tedesco Essemer definì la Sicilia in particolare come il puntino sulla parola Italia, definì il resto d'Italia come il gambo che sosteneva un tal fiore di tal bellezza. Qua dove mangiamo i cannoli buonissimi. Isola Bella, che è una riserva naturale, ricordiamolo. È proprio dedicato al Grand Tour il museo aperto nel 2015 a Casa Cusani, qui a Taormina, che si chiama Museo delle Belle Arti e del Grand Tour. Stiamo attraversando Giardini Naxos. Meno pretenziosa di Taormina, fu la prima in realtà colonia greca di tutta la Sicilia. Finalmente siamo un po' sgombri, non c'è più traffico e come detto si sale in direzione Lingua Glossa, perché poi da lì prenderemo una strada panoramica, la strada Mare Neve, che ci hanno detto tutti che dovrebbe essere bellissimo. Noi abbiamo altissime aspettative, speriamo che non vengano deluse. Siamo quindi nella cittadina di Piedimonte Etneo, alla cui entrata c'è l'insegna Città del Vino, un po' come tanti posticini che andremo ad attraversare oggi. Le colonne d'entrata in questo viale
principale sono in pietra lavica, completamente nere. Stiamo attraversando il comune di Lingua Glossa, già comune all'interno del parco dell'Etna, perché poi dovremmo prendere a un bivio la strada panoramica Mare Neve. Qua in fondo sulla sinistra. Quindi 13 km per il rifugio Ragabo, che si trova proprio al centro della strada panoramica Mare Neve. Ora facciamo scaldare un po' le gomme, perché ho visto al navigatore che la strada è bella tortuosa. E comunque finora l'abbiamo sempre trattato come l'innominato. In realtà lui o lei è l'Etna, una montagna sui 3350 metri, la più alta d'Italia al sud delle Alpi e il vulcano più alto d'Europa. Speriamo che l'asfalto sia messo bene e soprattutto che non sia sporco. Quindi ingresso nord, strada panoramica Mare Neve. La cosa bella di questo motore, ragazzi, in terza, 2500 giri. Lascio la quarta addirittura qua. È bello farla scorrere senza toccare i freni. La mettiamo anche la terza perché vedo un tornantone. Proviamo a farlo in terza. Ricordiamoci che abbiamo una moto che si avvicina ai 5 quintali. Bellissima. Ma questa è anche la terra di vigneti molto particolari e molto importanti. Eccoli infatti. Bisogna procedere con prudenza nella strada in cui incontreremo diversi borghi che producono eccellenti vini, e cioè l'eccellente Etna DOC, che rientra tra i 22 vini siciliani con denominazione a origine controllata. Guardate che spettacolo d'autunno! Ovviamente andiamo super tranquilli perché non conosco minimamente la strada, ce la godiamo in scioltezza. Wow. Ecco, un autobus. Siamo in questo momento sul versante nord, quindi siamo più vicini a Piano Provenzana. Mamma mia, se è bella questa strada, ragazzi. Grazie Rocco, amico di Valentino, che ce l'hai consigliata. Vediamo in terza marcia a 50 all'ora, cioè senza scalare la marcia. Mamma, è un po' sporco. Faccio una prova, metto in dynamic, anche le sospensioni sono in dynamic e settate al massimo. Sentiamo se la sento meglio. C'è un dipinto qua, bellissimo. Che spettacolo in questa stagione! Tante piante stanno cambiando colore e siamo sempre sulla strada panoramica Mare Neve. Sembra una vegetazione del nord Europa, del resto, alzandoci di quota, assomiglia sempre di più a una vegetazione alpina. Siamo arrivati al rifugio Ragabo. Poco più avanti, in questo momento chiuso, il rifugio Bruneck. Il panorama di colpo è cambiato, roccia lavica, mista a vegetazione. Che spettacolo, ragazzi! Siamo in realtà a Piano Provenzana. Questa zona è stata colpita da un'eruzione del 2002 e diverse costruzioni sono state spazzate via. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi! Ci sono i tour 4x4, ci sono anche localini per mangiare, quindi si può tranquillamente sostare. C'è anche lo chalet della scuola italiana sci Lingua Glossa. Questa zona è strepitosa, con i colori dell'autunno, davvero. Guardate le piante che si sono seccate con la colata lavica e intorno ancora la vita. Ma soprattutto sullo sfondo vista mare, alla ricerca del posto perfetto per fare una foto. Qua affonda. La sorellona va ovunque. Wow. E con le gomme sopra la lava ripartiamo! Vamos! Anche perché c'è un leggero venticello che fa schifo. Estremamente ma come cazzo si dice? Oggi non mi viene una parola.